Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi starete chiedendo perché ho una penna in mano e un guanto che è completamente sporco di sangue e anche la tuta non è da meno. Prima di farvi vedere il perché vi ricordo di iscrivervi al canale. In ogni caso il pennuto di Misano World Circuit ha colpito, ma andiamo indietro di qualche minuto. Va in fondo. Sì, ho visto solo. Ma mentre andavo mi arrivavano gli schizzi di. No! Dopo il gabbiano di Iannone abbiamo il piccione di Salvador. Operazione chirurgica. È rimasta un'ala e un pezzo di corpo. Arrivo a Misano e scopriamo che gli stivali, il paraschiena e il casco sono rimasti nell'altro bilico. Benissimo. Quindi come al solito è spuntato un angelo qui nel circuito a salvarmi. Adesso vi faccio vedere chi è. Luke! Uè, metto gli occhiali che sono più bello. Ti devo dire un segreto. È successa una cosa. Innanzitutto volevo dirti 37,5 il primo turno con l'FC1. Quindi è anche merito tuo perché mi hai prestato il casco, gli stivali, il paraschiena, ma c'è un problema. Problema uguale opportunità, sentiamo. No, l'opportunità è morta. Davvero? Sì, ho fatto esplodere un piccione in staccata qua. Col mio casco? Sì. Ma stai scherzando? Non l'hai beccato in ghigna? L'ho beccato sotto ma mi è arrivato una zampata di. Cioè proprio. No, veramente? E ho detto, ma cazzo, appena metto l'unica volta la roba di Luke mi inondo di splatter, di cose. Cazzarola. Vabbè, no, te l'ho già pulito e tutto, quindi vai tranquillo. Ah. Vai tranquillo. Un po' mi dispiace anche per il piccione, poverino. Poverino, gli animalisti non ci vogliono male, insomma, No, succede. no, massimo rispetto per anzi, i piccioni. Iannone si è fatto fuori un gabbiano che Un airone. un airone, quindi va bene. Tu sei qui con la tua riding school, io sto Sì. facendo i miei testini. E poi grazie veramente perché, ragazzi, io non avrei potuto girare. Abbiamo chiamato in giro Misano, ho detto c'è Luke, basta, mi ha salvato. Adesso mi tengo la tua roba, basta, sono a posto. Dopo li disinfetto. Oh shit, not good. Misano si può dire che è abbastanza
stregata, non so veramente come sia partita. Ho fatto sinistra-destra come al solito, probabilmente ho fatto una linea leggermente diversa, dai dati sembra che sia stato più piegato di 3 gradi e appena ho beccato le buche mi è partita dietro dal nulla. Tutta esperienza, mi sembra di avere la situazione sotto controllo, ma ovviamente questa moto ce l'ho in mano da poco, quindi sbagliando si impara. È andata benissimo perché non si è fatta nulla se non una pedana e il pirulino del freno, diciamo. Più che altro un peccato perché il tempo non promette nulla di buono, domani di sicuro sarà bagnato e oggi ci rimangono solo 2 turni per lavorare in vista della gara. Adesso, per evitare qualsiasi tipo di dubbio, gomme eccetera eccetera, metteremo una gomma nuova, rientreremo dentro e vediamo un po' se è tutto ok e vediamo di proseguire con il lavoro. Se non bestemmio, guarda. Dopo il 37,5 eravamo subito pronti a entrare con l'SC0 per vedere subito. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Dicevo, eravamo pronti con la 0 per fare già un bel tempone, invece è iniziato a piovere. Questi 2 giorni sarà così, quindi oggi cerchiamo di non prendere nessun altro piccione. Adesso sta di nuovo piovendo, mannaggia. Quindi speriamo di riuscire a fare asciutti gli ultimi 2 turnettini perché domani daranno di sicuro pioggia. E questo è il test pre-gara del CIV National Trophy Round 2, quindi dobbiamo uscire da qui con un minimo di dati. Poi oggi alla fine tra piccioni, turni fatti, turni non fatti eccetera eccetera è diventato un po' un video cazzone, ma nel prossimo, che sarà il day 2 di questi test, vi farò vedere tutte le differenze tra la mia moto e quella di Pirro, vi risponderò a tutti i quesiti tecnici che mi avete chiesto, quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi qua sotto. Lo so che ve lo ricordo sempre, non odiatemi. E qui abbiamo un istruttore di alto livello. Il buon Robby, cosa ci dici? Oggi imparo io dagli altri. Ah, ok. Perfetto. Perché ho fatto la gara domenica nel National e mi è arrivato davanti un certo Salvador. certo Salvador, ho detto adesso non è possibile. Allora Cioè, cosa sta succedendo devo qua? prendere le Cioè... lezioni di guida, lo sto prendendo, vedi, sono in canotto proprio. Ah, tranquillo. Secondo me domani invece... Ma io domani faccio festa. Il Gabello cosa dice? Secondo me qui qualcuno dei due è con te che fate. Lui che si fa insegnare, te che prendi i piccioni. Adesso vi stiamo per fare un regalino veramente carino. Guardate un po'. Devi piegarla leggermente. No, perché... Vi farò vedere un giro dove appunto si vedrà tutto il movimento del piede, la scalata, l'immissione marce, tutta la danza che avviene sulla pedana e sul cambio per fare tutto quello che serve per girare in 36, si spera, a Misano.
brava, brava. Oggi devo dire che sono stato più asino io di lei. Non è stato un brutto ultimo turno, 37,0. Il 36 sarebbe stato meglio, mi avrebbe reso più contento. Però diciamo che tra il piccione, il casco e gli stivali che non c'erano, ingressi all'ultimo secondo, lancio e fatturazione alla curva 3, che poi ho scoperto dopo essere stata riasfaltata e appunto completamente bucata, e io ero lì che mi cervellavo, dicevo ma com'è possibile che la moto si muove così tanto di più? Non è possibile. E poi alla fine era anche quello, ma soprattutto era un 50-50 insomma. Comunque soddisfatti perché 37,0 non è assolutamente male. Gli anni scorsi, se non sbaglio, in qualifica eravamo sul 36,8, 36,9. Quindi in una giornata di test così è oro che cola. Domani speriamo veramente che non piova, ma la vedo veramente grigia. Come al solito, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se lo siete già, attivate la campanellina. Da me, la V4R e Misano è tutto. Ci vediamo al prossimo video.